Io sono ancora inquieto, eh. Sono ancora inquieto. Aiuta tanto, aiuta terribilmente l'averla ribaltata già prima dell'intervallo e poi un intero tempo a disposizione per assorbire, chetarmi in qualche modo. Però ci sono delle situazioni che nonostante il 6 a 2 vanno dette, anzi, abbiamo modo di farlo in maniera molto più tranquilla stasera, senza il fatto che ci siano state delle ripercussioni. E quindi ci mettiamo calmi e le diciamo due cose che non vanno. Che palese, perché se anche colpisa, che attenzione, la squadra che comunque, come ha detto il telecronista, in qualche modo ti mostra i denti, assolutamente, certo. Aspetta, datemi un attimo. Partiamo innanzitutto dalle note positive. E di Di Marco parliamo dopo. Ragazzi, è chiarissimo che rispetto alla passata stagione adesso puoi fare affidamento su quattro giocatori lì davanti. Io non so quante volte lo dobbiamo rimarcare, ma è un fattore, è il fattore rispetto allo scorso anno, perché ragazzi miei, l'abbiamo detto tante volte perché l'abbiamo detto perché sono quelle cose che poi sono fattuali, non sono opinabili, non è che hanno mille interpretazioni. Quando Lautaro e Thuram erano sfiancate perché giustamente dovevano per forza di cose tirare loro la carretta, altrimenti ci vediamo, vabbè, aspetta un attimo, magari no. Ora ragazzi miei, più Esposito oggi addirittura io lo preferisco a questo Turam che alterna cose buonissime, l'assist a Di Marco, a altre in cui giochicchia, no? Giochicchia. E quindi sta roba incide. Bonni, giocatore utilissimo, giocatore che lo vede anche saltare l'avversario. E quando una cosa del genere accade all'Inter, io apro sempre gli occhi. Quindi questo è il primo fattore, il fattore di miglioramento più oggettivo e sotto gli occhi di tutti. Ora andiamo alle altre questioni. Prima, come al solito, vi voglio invitare a lasciare un like, se volete, come al solito, dare i croccantini all'algoritmo, magari iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e 6 a 2 facciamo un video lungo sulla live reaction, perché fare un unico reel short come vi pare è abbastanza difficile. E quindi non attivate la campanella, in descrizione trovate i vari profili social. Grazie signori miei, grazie per il vostro supporto, grazie. E andando un po' nel dettaglio, Pio ennesima conferma di giocatore che, ragazzi miei, guai a fare i paragoni. Bobo Vieri, stasera abbiamo visto anche come si chiama, abbiamo più che visto sentito il coro, no? E sta entrando nei nostri cuori, forse anche credo che incide il fatto che è difficile vedere un italiano di livello lì davanti, cioè di attaccanti una volta se ne sfornavano una al giorno, oggi ti trovi Pio e soprattutto un giovane attaccante del genere in un big team italiano è una cosa che è diventata insolita. È per questo che giustamente siamo affascinati. E lui poi è un giocatore che lo vedi di partita in partita, ti dà sempre qualcosa in più, non allenta, anzi rincara. Che oggi gol proprio da attaccante, sembra ad altri tempi sto giocatore, veramente, con i pro e con i contro sembra ad altri tempi, eh. Bene. Poi sicuramente c'è da parlare di Di Marco, che è stato anche lui spesso e volentieri sbeffeggiato. Oggi entra lui e comunque incide su quasi tutti i gol. Giocatore davvero con quel sinistro clamoroso. Mi ricordo che è stato preso anche in giro Stramaccioni quando ha detto il sinistro migliore nel suo ruolo, ovviamente intendeva, mica del calcio globale. In quel ruolo diceva che
avesse il sinistro migliore. Io credo che nel suo ruolo non è che si sia sbagliato se si è sbagliato non si è sbagliato poi di tanto. E incredibile, ragazzi, incredibile. Però questo, e adesso andiamo alle note negative, alle 2 o 3 cose che vanno dette. Le possiamo dire con calma stasera perché tanto si è vinto 6-2, ma vanno dette, senza Dumfries non ti puoi permettere anche Di Marco out, non te lo puoi permettere fuori, perché il gioco dell'Inter è strutturato sui quinti, e se ti manca un quinto come Dumfries, se ti manca anche Di Marco, alla fine. E abbiamo visto che Luis Enrique lo puoi spingere, ma non va neanche a folla. Tu lo metti a folla, ma non va. Non ce la fa, raga. Mi dispiace, non va. Non va. E io sto vedendo delle cose assurde. Devi sperare che viene Cancelo, ti deve preferire al Barcellona, ti devono pagare mezzo, come si chiama, mezzo ingaggio, oppure devi sperare che il PSV ti liberi. Questo è andato ormai Cancelo. Mo si parla di Perisic, devi sperare che il PSV te lo voglia liberare. Un giocatore, ma mi sembra che mamma mia, come se chiedessimo un po' la misericordia, caspita. A me sta roba mi fa impazzire. C'è un problema che ti può costare un campionato. L'anno scorso ti è costato il campionato. Il fatto che tu già a gennaio sapevi che oltre Thuram e Lautaro non avevi giocatori, non dico del loro livello, che si avvicinassero, che potessero tamponare. Non hai fatto niente e poi l'hai pagata. Oggi lo vedi chiaramente che c'è questo problema. Te ne freghi. No, vabbè, ma sai, forse no. Ok, va bene. L'altro problema è il portiere. Il portiere è un problema. Finché non para, poco bene, poco male, non lo so. Ma se anche coi piedi, dove in quel fondamentale è di livello, se anche lì scende, io non so che farmene, onestamente. Perdonatemi, però è che diamine. E questo è un problema. Anche questo è un problema, ragazzi miei. E in qualche modo va visto un po' la questione. Poi vengo, secondo me, a un altro aspetto ancora più grave, che non so se verrà menzionato, quanto verrà ingigantita la questione o quanto verrà appunto zoomata, ma questo è importante, ragazzi, e ve lo dico, le palle inattive. Cioè, le palle inattive è una roba tragicomica, è una roba tragicomica. E se col Pisa sei stato capace, no, di mandare a saltare Moreo, di fargli fare quello che voleva da solo in aria, allora con tutto il rispetto del Pisa, che ripeto, hanno fatto la loro gara, ma lì davanti hanno sempre un po' peccato. Se a Moreo sei capace di fargli fare un gol del genere, dove va a colpire solo indisturbato, si muove tranquillo, beato nell'aria e va a fare gol, ragazzi, c'è un problema grave. E attenzione, 3-2, secondo tempo, tu provi, la partita è ancora lì, che sì, sembri che tu la chiuda da un momento all'altro, non la chiudi. Canestrelli, ripresa, andatela a vedere, solo di nuovo Canestrelli, secondo tempo, di testa, solo va a colpire di nuovo. E quello sarebbe stato il 3-3. Cioè, e stiamo parlando di Inter-Pisa. Sarebbe stato un rigore in movimento quello di Canestrelli nel secondo tempo. Sulle palle inattive questa marcatura, facciamo pietà, risolviamola sta cosa. Se no ci costa le partite sta roba, ci costa le partite. Ti succede con l'Arsenal, uno dice ma è l'Arsenal, hanno sempre segnato, va bene, ma succede tutte le partite, succede sempre, e sta cosa va risolta. E se su Chivu, che ha sempre la mia stima, sempre i miei elogi, sempre un punto di riguardo, anche oggi la mossa di Marco, subito, senza aspettare, perfetto. E sulle palle inattive, il fatto che da quest'anno si marchi così è colpo non merito, è colpa sua. Magari di Kolarov, non lo so, di qualcuno dello staff che cura la parte difensiva, ma lui, essendo stato un difensore, credo che entri in questo discorso. Bisogna migliorare, perché così no, ripeto, col Pisa che non ha fatto nulla, ti fa 3 gol. Senza fare nulla, il Pisa senza fare nulla ti fa 3 gol. Allora, se questo succede stasera, può succedere in qualsiasi partita, e così non va bene.
Così non va bene. Risolviamola sta cosa. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Grande segnale, cioè comunque adesso non stai sbagliando nulla in campionato, con le medio piccole porti a casa punti su punti su punti, è anche una partita dove comunque stavi sotto 2-0, sei andato a fare 6 gol, sì, contro l'ultimo, quello che vi pare, ma sei andato a fare 6 gol. Grande segnale, grande segnale, grandissimo segnale. Va bene, fatemi sapere, signori miei, un grande abbraccio da Neschi.